Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, pronostici di questa quinta giornata di Serie A. Abbiamo fatto i pronostici della quarta giornata, mea culpa, abbiamo fatto mi sembra un 3 su 10, non li ho controllati tutti ma ne abbiamo prese pochissime, quindi male, malissimo, dobbiamo farne almeno 6 su 10 target minimo di questa quinta giornata di Serie A. Fatemi sapere come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivando la campanellina così restate aggiornati sui contenuti e ricevete la notifica ogni qualvolta carico qualcosa e andiamo direttamente in questa quinta giornata senza troppi fronzoli. Salernitana Frosinone, ci giochiamo la prima doppia della giornata. Per chi è nuovo, due doppie disponibili su 10 partite, 1x o 2 i segni da mettere, senza gol, senza over e senza eccetera eccetera. Salernitana Frosinone x2, Frosinone in fiducia, Salernitana che non mi ha convinto assolutamente nella fase difensiva, nell'ultima uscita contro il Torino, e il Frosinone mette in difficoltà chiunque. Il Frosinone ha perso solamente con il Napoli, giocando poi tra l'altro una discreta partita, quindi x2 Salernitana Frosinone. Lecce Genova 1 fisso, il Lecce gioca bene, è in fiducia, il Genoa sì, ha pareggiato con il Napoli facendo la sua partita, complimenti al Genoa nella maniera più assoluta, ma è stato più un Napoli che non ha giocato, che è un Genoa che ha dilagato a livello di gioco, quindi può andare in difficoltà via del mare, assolutamente. Lecce Genova 1, 1. Milan Verona, Milan Verona 1, anche se avrei voluto usare, diciamo, la doppia in questa partita, ma me la devo conservare per una partita che analizzeremo più in là. Milan Verona 1, anche se il Verona gioca veramente in verticale, in maniera automatica. Chi ha visto la partita Verona Bologna finita 0-0 può darmi conferma che è stata una partita prima di tutto da tripla, dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto creando occasioni di qui e di lì. C'è anche un'ambulanza che passa, sarà il ritorno di Anguissà che si è fatto 24 ore di ricovero ricostituente, può essere. Eravamo rimasti a Milan-Verona 1, perché il Verona mi è piaciuto e mi sta piacendo come gioco, è totalmente diverso dal Verona di fine campionato scorso che non riusciva a fare due passaggi uno dietro l'altro. Però fiducia ai rossoneri, comunque giocano a Milano. 1 Milan-Verona, Sassuolo-Juve 2, anche se avrei messo una grandissima X qui, solo che la Juve, avendo una settimana per preparare le partite, le puoi preparare bene fisicamente, avrai sicuramente meno cali di squadre che hanno le coppe e l'infrasettimanale. I valori in campo sono totalmente diversi, quindi Sassuolo Juventus 2. Lazio Monza. La Lazio deve far punti in campionato. Se non ci sono alternative. E affronti un Monza che può metterti anche in difficoltà, però Sarri dovrà cacciare questo coniglio dal cilindro. Si affiderà di nuovo a Provedella al 96esimo, 95esimo, il gol che ha fatto in Champions. Credo che però comunque la prestazione in Champions e il pareggio con l'Atletico Madrid abbiano portato un po' di fiducia, quindi Lazio Monza 1. Empoli Inter 2 senza argomentare, perché credo che il cambio della guida tecnica in casa Empoli non possa portare frutti da subito contro un Inter che, è vero, ha steccato la partita in Champions, perché l'hai steccata, hai giocato una schifezza, però non credo che l'Empoli a livello tecnico possa mettere in difficoltà assolutamente i nerazzurri. 2 Empoli Inter. Atalanta Cagliari. Mi dispiace per il Cagliari di Ranieri, ma l'Atalanta è in fiducia. Vittoria in Coppa per 2-0. De Ketelar che sembra un altro giocatore rispetto a quello visto al Milan. Gasperini ci sa fare, ragazzi, senza se e senza ma, dobbiamo dirlo. A me, personaggio che non sta simpatico e non lo è mai stato, però ci sa fare con i nuovi innesti, ci sa fare con giovani promesse, ci sa fare con qualsiasi calciatore, cioè estrapolando il meglio da qualsiasi personaggio
che arruoli in rosa. E Gasperini può tranquillamente vincere in casa con il Cagliari, quindi Atalanta-Cagliari 1, Udinese-Fiorentina 2, perché l'Udinese ha pareggiato la partita in Coppa, quindi, l'Udinese, scusate, la Fiorentina ha pareggiato la partita in Coppa. Non ho visto la partita, c'è stato, ho letto un infortunio a Nico Gonzalez, non ho letto i tempi, non ho letto le entità, però metto 2 perché l'Udinese è una squadra che ti fa giocare, non è di quelle squadre che si chiudono a riccio, tutti dietro la linea del pallone e non ti lasciano spazi, anche se quest'anno in Serie A ce ne sono relativamente poche di squadre che giocano così, forse quasi nessuna. Quindi è una Serie A, devo dire, eh, come gioco anche un tantino migliore di quello dell'anno scorso. Devo essere sincero, perché hai un Frosinone che gioca, hai un Lecce che gioca molto bene, un Verona che sta giocando alla grande, lo stesso Bologna che l'anno scorso comunque ha fatto un grande campionato. È una Serie A più frizzante, ecco, dell'anno scorso. Comunque torniamo alle partite. Udinese-Fiorentina 2, vittoria viola in esterna. Bologna-Napoli. Cosa mettiamo a Bologna-Napoli? Io non so più decifrare la squadra azzurra, il nostro Napoli. Non lo so, ma io la vedo più difficile della partita contro il Braga nella maniera più assoluta, però due, mettiamo due perché aspetto sempre la partita della svolta. Deve arrivare la partita della svolta e non credo che sia stata la partita di Champions perché per come l'hai giocata, sì, svolti a livello di risultato, ma a livello di fiducia nella prestazione è ben poco. Quindi speriamo di avere un innesto di fiducia totale contro il Bologna facendo una grandissima partita. Rifiducia a Napoli 2, Bologna-Napoli 2, Torino-Roma, l'ultima doppia della giornata. Ecco, l'avevo conservata per questa partita perché non mi fido della Roma. Non mi è piaciuta la Roma nell'ultima uscita in Europa League e non ho visto l'entità dell'infortunio di Renato Sanchez. È uscito per infortunio. Non è che reputo Renato Sanchez il dio del calcio fondamentale per la Roma, però il centrocampo acquista nella maniera più assoluta più rapidità quando è lui in campo e ne giova anche la linea offensiva. Non credo che la Roma possa fare il risultato a Torino, poi mi può smentire assolutamente la squadra di Mourinho, ma io mi gioco la doppia 1x. Il Torino ha fatto una grandissima partita contro la Salernitana fuori casa a Salerno per meriti del Torino e per demeriti difensivi della squadra di Sosa che credevo che con un anno di lavoro in più nelle gambe potesse avere automatismi più alleati di qualche altra squadra, ma non ci siamo nella maniera più assoluta. Questi sono i pronostici di questa quinta giornata, ragazzi. Fatemi sapere i vostri qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale e sempre Forza Napoli. Ciao!